Ciao a tutti, bentornati su Italian Pod. Che bello avervi di nuovo con noi stasera, proprio come se foste seduti al nostro tavolo di casa. Oggi non vi parliamo di una cena. Oggi vi portiamo dentro una cena. Una di quelle serate lunghe, rumorose, piene di gesti, sapori, battibecchi e risate. Quelle in cui il tempo sembra fermarsi, anche se in realtà corre veloce come sempre. Esatto, questo episodio è un po' diverso. Non è una lezione, non è un'intervista, è una storia vera, vissuta, respirata. È la cena in famiglia all'italiana, con tutto quello che ne fa parte: l'amore, il caos, i silenzi pesanti, i ricordi improvvisi, il vino che scorre e quel mangia mangia che senti fin dalla nascita. Abbiamo pensato, perché non farvi sentire quello che si prova a stare a tavola in una casa italiana? Non un ristorante, non una scena da film, una vera casa. Con la nonna che urla dalla cucina, il nonno che si lamenta del prezzo del pane, lo zio che racconta la stessa barzelletta da 40 anni e tuo cugino che prova a mangiare senza farsi notare perché ha litigato con la fidanzata. Ecco sì, questo è il cuore dell'Italia che non si vede sempre nei documentari. Non solo pasta e mandolini, ma anche le mani di tua madre che impastano la sfoglia mentre parla al telefono con la sorella, o tuo padre che versa il vino rosso come se fosse acqua, dicendo «è digestivo, lo dice anche il medico». Parleremo di cibo, certo, ma soprattutto di quello che il cibo rappresenta: identità, appartenenza, memoria. Di come una minestra in bianco possa raccontare generazioni. Di come un litigio a tavola finisca sempre con qualcuno che ti passa il pane. Sentirete parlare in italiano vero, veloce, a volte sovrapposto, con dialetti, interruzioni, gesti che non potete vedere ma dovrete immaginare. Non preoccupatevi se non capite ogni singola parola, non è necessario. L'importante è sentire il ritmo, il calore, l'anima. E poi, tra una portata e l'altra, vi spiegheremo qualcosa in più. Perché certe frasi si dicono così, perché in certe case si mangia alle 7 e in altre alle 9, perché tua zia ti chiede «sei dimagrito», come se fosse un complimento e un'accusa insieme. Ecco sì, questo è il cuore dell'Italia che non si vede sempre nei documentari. Non solo pasta e mandolini, ma anche le mani di tua madre che impastano la sfoglia mentre parla al telefono con la sorella, o tuo padre che versa il vino rosso come se fosse acqua, dicendo «è digestivo, lo dice anche il medico». Insomma, stasera non siamo solo due che parlano di lingua e cultura. Siamo due figli, due nipoti, due amici. Due che hanno passato ore a quel tavolo e vogliamo condividere con voi quel momento. Quindi spegnete un attimo il mondo fuori, accendete un po' di luce calda, magari preparatevi una tisana, un bicchiere di vino e sedetevi con noi. Alle 7 in punto, a casa dei miei a Napoli, il sugo bolle già da un'ora. Non uno di quei sughi veloci, in mezz'ora pronti e via. No, parlo di un ragù che è iniziato a cuocere alle 5, con la cipolla soffritta piano piano, la carne che sfrigola, il pomodoro che schizza sul muro del pentolone e mia madre che ogni tanto ci dà un'occhiata e dice «ancora non è pronto, ci vuole tempo». Mentre da me, a Milano, a quell'ora siamo ancora tutti in giro. Mio padre esce dall'ufficio, mia madre torna dalla spesa, io forse arrivo da una riunione o da una lezione all'università. Nessuno pensa alla cena prima delle 8:30. A volte le 9. E quando finalmente arrivo a casa, è già un casino. Mia nonna urla dalla cucina «Giovanni, vieni ad assaggiare?» Anche se so benissimo che non devo assaggiare niente, perché se dico che va bene, lei lo cambia lo stesso. Troppo aglio? Troppo sale? Dimmelo chiaro. Ma se rispondo mi guarda male. Meglio stare zitto e mangiare. Da noi è tutto più silenzioso, più calcolato. Mia madre imposta la tavola alle 8:10, tovaglia di lino, posate dritte, bicchieri allineati, anche se siamo in 3 e mangiamo in cucina, anche se il piatto è un'insalata e un po' di formaggio. Lei lo fa lo stesso.
Dice che la tavola è rispetto. Rispetto. A casa mia il rispetto è mangiare con le mani la parmigiana che tua nonna ha fritto apposta per te e avere il piatto sempre pieno, anche se dici «No, grazie, sono a posto». È tua zia che ti versa il vino mentre sei ancora a metà dell'altro bicchiere e dice «Ma che, non ti piace?» Sì, ma a volte mi manca quel caos. A volte guardo la mia cucina ordinata, pulita, quasi troppo tranquilla e penso, ma dove sono i rumori? Dove sono le voci che si sovrappongono? Dove sono le mani che volano in aria mentre si discute del Napoli o della politica? È che al sud la casa non finisce mai dentro le pareti, apre sui balconi, sui vicoli, sui terrazzi. A Napoli a quest'ora d'estate tutti sono fuori, i tavoli sono in strada, i bambini corrono, le nonne gridano dai panni stesi «Antonio, a tavola!» E tu sai che se non arrivi subito tua madre manda qualcuno a prenderti a forza. A Milano, invece, spesso si mangia in casa, con la finestra chiusa per via dell'afa o del freddo. I balconi ci sono, ma sono piccoli, con 2 sedie e una pianta morente. E se mangi fuori è perché hai prenotato in un locale carino, non perché tua nonna ha apparecchiato sul terrazzino con la tovaglia a quadretti. Però sai una cosa? Quando piove a Napoli diventa ancora più bello. Tutto si stringe, si accorcia, si avvicina. Il tavolo in cucina, stretto, con la luce gialla, il vapore dei piatti che appanna gli occhiali di mio nonno. E fuori la pioggia batte sui vetri, come se volesse entrare anche lei. E a Milano quando piove si mangia prima, si ha fretta, tanto dopo devo uscire, domani mi alzo presto, ho una colla alle 9, il tempo è sempre tirato, mentre da te sembra che il tempo non esista. Infatti, a casa mia la cena non ha orario, finisce quando finisce, a volte alle 9:30, a volte a mezzanotte. Dipende da chi parla, da chi arriva, da chi racconta una storia lunga 10 minuti che poi dura un'ora. Una volta mio zio ha iniziato a parlare del terremoto dell'80 ed eravamo ancora lì alle 11 a sentire di come ha salvato il cane del vicino. E intanto fuori il mondo continua, i treni partono, gli uffici chiudono, i negozi abbassano le serrande, ma lì, a quel tavolo, niente può interrompere. È come se il tempo si piegasse solo per voi. Esatto, è l'unico momento della giornata in cui tutti si fermano. Il padre smette di leggere il giornale, la madre smette di sparecchiare, il figlio mette giù il telefono. E anche se parlano tutti insieme, anche se nessuno ascolta davvero, sono tutti presenti. È vero, da noi a volte siamo tutti seduti allo stesso tavolo, ma ognuno è da un'altra parte. Mio fratello con le cuffie, mio padre che controlla la mail, io che rispondo a un messaggio. Mangiamo, sì, ma non ceniamo. Ecco, quello è il punto. A casa mia non si cena per mangiare, si cena per stare insieme. Anche se litighi, anche se non ti piace il sugo, anche se tuo cugino è antipatico, devi stare lì, perché il tavolo è sacro. E quando ero piccola non lo capivo. Pensavo che a Milano fosse più civile, più moderno. Ora invece mi chiedo, ma chi ha ragione? Chi ha davvero capito cosa significa famiglia? Forse nessuno, forse tutti. Perché anche se il modo cambia, il bisogno è lo stesso. Avere un posto dove tornare, dove ti aspettano, dove ti urlano dietro se non arrivi, ma poi ti lasciano il posto vicino al forno perché tu mangi meglio quando sei caldo. E sai che ti dico? Che forse alla fine non è importante se si mangia alle 7 o alle 9, se si usa il tovagliolo di stoffa o quello di carta, se si parla a voce alta o si sussurra. L'importante è che ci sia un tavolo. E che intorno ci siano delle persone che ti guardano mentre mangi e sorridono, anche se hai a bocca piena, anche se hai il sugo sul mento. Perché quello è casa. Allora, parliamo di quello che c'è davvero nel piatto, perché a casa mia la domenica non si scherza. Quando arrivi a casa dei miei alle 2 del pomeriggio, sai già cosa ti aspetta. 1 ora di antipasti, 2 ore di primi, un'altra di secondi e poi comincia la parte seria. Il dolce, il caffè, il liquore e le discussioni che durano fino a notte fonda.
Mentre io, quando arrivo a casa la domenica, spesso trovo mia madre che ha preparato una tavola leggera, fuori sul balcone. Prosciutto crudo, stracchino, pomodorini, olive, una bella focaccia genovese e un bicchiere di vermentino. Tutto freddo, fresco, veloce. In cucina fa troppo caldo per accendere i fornelli, dice sempre. Tanto siamo solo noi. Ma tu mangi così tutti i giorni d'estate? Più o meno. A Milano d'estate se accendi il forno alle 3 del pomeriggio rischi di far scattare l'allarme antincendio. No, davvero. Una volta mio padre ha fatto la pizza e abbiamo dovuto aprire tutte le finestre e accendere i ventilatori per 2 ore. Da allora niente più forno da giugno a settembre. A Napoli invece il forno lo accendono anche a 40 gradi. Mia nonna dice: il caldo non lo sento quando cucino, il caldo lo sento quando non mangio. E poi, per noi, la cucina non è solo un posto dove si prepara da mangiare, è il cuore della casa. Se non c'è odore di sugo o di fritto, sembra che manchi qualcosa. Lo capisco, ma da noi in certi periodi la cena è quasi una fuga dal caldo. Si mangia presto, si mangia leggero, si beve tanto e soprattutto si sta fuori. Sul balcone, in cortile, a volte anche in strada, se c'è un tavolino libero. Però dimmi la verità, quando mangi così leggero, ti senti davvero sazia? Perché io, se non mangio un primo ben fatto, con il sugo che ti si appiccica alla forchetta, non mi sento a posto. È come se la giornata non fosse completa. Capisco. Ma a volte, dopo un'insalata con il tonno, un po' di formaggio e un pezzo di pane, mi sento meglio. Più leggera, meno appesantita. E poi, diciamocelo, non tutti i giorni si può vivere come se fosse domenica a casa di tua madre. Ah, ma tu non hai mai assaggiato il mio ragù napoletano? Quello vero, quello che cuoce 4 ore, con la carne che si scioglie, il pomodoro che diventa quasi un olio rosso e quel fondo di pentola che mia madre gratta via con il cucchiaio di legno e ti dà in un piattino a parte, come se fosse un premio. Questo è per te, dice. E tu lo mangi con un pezzo di pane e sai che è la cosa più buona che hai mangiato in vita tua. Ok, devo ammetterlo, mi hai fatto venire fame. Ma sai cosa mi colpisce? Che al sud il cibo è quasi un rito. È lento, abbondante, sacro, mentre al nord spesso è più funzionale. Certo, anche noi amiamo mangiare, ma non sempre abbiamo 4 ore da dedicare a un sugo. E invece dovreste. Perché il tempo nel cibo non è perso, è tempo dato all'amore. Mia madre dice che il ragù non è mai perfetto. Lo dice ogni volta. Stavolta era un po' troppo dolce, stavolta mancava un po' di basilico, stavolta la carne era meno tenera. Ma io lo mangerei ogni giorno, anche se fosse bruciato. Però pensaci, questa differenza non è solo tra nord e sud, è anche tra città e campagna, tra famiglie ricche e povere, tra chi ha tempo e chi no. Mia cugina vive in un paesino in Toscana. Lei fa ancora la pasta in casa ogni sabato, con la nonna in cucina, con la farina ovunque. Ma a Milano tanti miei amici comprano la pasta già pronta e ci mettono sopra un sugo in barattolo. Non ho tempo, dicono. Eppure, anche noi al sud abbiamo la cucina povera. Mia nonna, quando era giovane, faceva la panzanella con il pane vecchio, i pomodori del balcone, un filo d'olio e un po' di cipolla. Niente di speciale, ma oggi la servono nei ristoranti a 20 euro a porzione. E sai perché era buona? Perché era fatta con quello che c'era. E perché, anche se non avevano niente, non mancava mai il sapore. È vero, anche a Milano certi piatti nascono dalla necessità. Il risotto alla milanese, per esempio, nasce perché il zafferano era un modo per dare colore a un piatto semplice. Oppure la cassuola, una zuppa di verzé e cotiche, che era il modo per usare le parti del maiale che nessuno voleva. Oggi è una specialità invernale, con i ristoranti che la mettono in vetrina. Ecco, questo mi piace, che le cose più umili diventino sacre, che il cibo non sia solo nutrimento, ma memoria. Quando mangi la parmigiana di tua nonna, non stai solo mangiando melanzane e mozzarella, stai mangiando le sue mani, il suo sudore, il suo modo di dire «ti voglio bene», senza mai dirtelo. E a volte basta un odore per riportarti indietro di 20 anni. Io, se sento il profumo del burro che soffrigge con la cipolla, scoppio a piangere,
Perché è l'odore della cucina di mia nonna milanese, che faceva il risotto ogni domenica, con il mestolo di legno che girava piano piano, e lei che diceva «Aspetta, non è ancora pronto, il risotto ha bisogno di tempo». Vedi, anche al nord il tempo c'è, solo che si nasconde dietro la precisione, mentre da noi esplode in mezzo al tavolo. E poi ci sono le storie dietro ogni piatto, come quella di tua zia, che mette sempre troppo aglio. Ah, zia Carmela, la regina dell'alito pesante. Una volta ha fatto il sugo e dopo cena nessuno osava baciare nessuno. Mio cugino è andato a salutare la ragazza alla porta e lei ha fatto un passo indietro e ha detto «Che hai mangiato?» E lui «Mia zia». Ma alla fine tutti lo mangiavano lo stesso, e anzi tornavano per i secondi. Certo, perché l'aglio non uccide solo i microbi, uccide anche le inibizioni. E poi in famiglia chi se ne importa dell'alito? L'importante è che il cibo sia buono e che tu lo mangi. E se non lo mangi? Allora è un dramma. Non ti piace? Non ti senti bene? Sei arrabbiato con me? Perché da noi, se non mangi, è come se rifiutassi l'amore. Mia madre una volta ha pianto perché ho lasciato un po' di pasta nel piatto. Non ti piace più la mia cucina? Lo so, anche da noi, se non finisci il piatto, tua madre ti guarda come se avessi insultato la sua esistenza. Ma sai qual è la differenza? Da noi almeno non piangono, sospirano. Vabbè, lo mangerò io, dicono, e lo fanno sparire in un attimo. Ma il senso è lo stesso. Mangiare è un atto d'amore e non mangiare è un affronto. Ecco perché quando sei ospite a casa di qualcuno in Italia non puoi mai dire no grazie con troppa convinzione. Devi sempre dire solo un pochino, perché se dici no ti guardano come se fossi malato o peggio, come se non ti fidassi di loro. Esatto. Mangia che ti fa bene. Mangia che sei troppo magro. Mangia che domani non so se ti vedo. E alla fine mangi. Non perché hai fame, ma perché vuoi farli felici. Perché vuoi far parte del cerchio. Perché il cibo non è solo cibo, è linguaggio, è appartenenza, è famiglia. E anche quando il piatto è semplice, è sempre pieno di significato. Allora, immaginatevi questa scena. Siamo tutti a tavola, domenica pomeriggio, il sugo è stato servito, la parmigiana è fumante, il vino scorre. Mia madre corre tra la cucina e il tavolo, mio padre legge il giornale anche mentre mangia e mia nonna controlla che tutti abbiano il piatto pieno. E a un certo punto, silenzio. Un attimo di calma. Troppo calmo. E sai cosa succede in quei momenti di silenzio? Esplode tutto! Infatti, non passano neanche 10 secondi che sento la voce di mio nonno, severo come un giudice. «Giovanni!» Solo così. «Giovanni!» Con quel tono che vuol dire «adesso comincia il terzo grado». E tu che fai? Mi blocco, forchetta a mezz'aria, occhi bassi. «Dimmi, nonno». E lui «Quando ti sposi?» Sospira. Ecco, appunto, il classico. Ma non è mica finita. Prima che riesca a rispondere, entri in scena la zia Maria, quella che sa tutto di tutti. Hai visto che Maria, la figlia di Teresa, ha comprato casa a Forte dei Marmi, con 2 bagni e il posto auto, e ha solo 32 anni. E intanto mi guarda come se io fossi un fallito che vive ancora con la madre. Ma tu non vivi con tua madre. Lo so, ma per loro se non sei sposato, non hai un mutuo e fai un podcast invece di stare in banca, allora sì, vivi con tua madre. Punto. E tuo padre che dice? Mio padre alza gli occhi dal giornale, posa gli occhiali sul tavolo e con tutta calma. Ma questo podcast è un vero lavoro. Ah, ecco, il colpo basso. Esatto. E io provo a spiegare. Papà, è comunicazione, è cultura, la gente impara l'italiano. E lui, sì, ma ti pagano o lo fai per hobby? E tu? Io sorrido, bevo un sorso di vino e dico, papà, se fosse un hobby non ci starei 8 ore al giorno. Ma lui alza le spalle, torna al giornale e borbotta. Ma una volta i giovani facevano l'apprendista in bottega, ora fanno i podcast. E intanto? Chi sta zitto? Mio cugino Luca, seduto in fondo, con il telefono in mano. Mangia in silenzio, occhi fissi sullo schermo, fino a quando mia madre non lo vede e grida «Luca, via il telefono! Sei a tavola, non in discoteca!» E lui? Lui alza la testa, sorride,
mette il telefono a faccia in giù e dopo 2 minuti lo riprende. Perché? Perché deve rispondere a un messaggio. È importante, mamma. E lei, più importante della cena di famiglia? È incredibile come certe scene si ripetano in ogni casa italiana. Infatti, non importa se sei a Palermo o a Torino. A un certo punto qualcuno ti chiede del matrimonio, qualcun altro parla di soldi e un altro ancora ti giudica per il lavoro che fai. E sai cosa mi colpisce? Che queste domande non sono fatte per ferire, sono fatte per includerti, per sapere che fai parte del gruppo. Esatto. Quando mia zia mi chiede «Quando ti sposi?», non lo dice per mettermi in imbarazzo, lo dice perché per lei il matrimonio è sicurezza, è ordine, è vita vera. E se non sei sposato, per lei non sei ancora arrivato. E quando ti dicono «sei dimagrito», non è un complimento, è un allarme. Sei dimagrito vuol dire «stai male? Sei stressato? Non mangi abbastanza? C'è qualcosa che non va?» E se invece sei ingrassato, ma che mangi se sempre in cucina? Oppure peggio, stai attento che a 50 anni poi i problemi vengono tutti insieme. È vero, da noi a Milano mia madre mi dice sempre «Alessia, sei dimagrita? Stai bene? O sei troppo impegnata?» E io rispondo «Sto benissimo, mamma, ho solo cambiato alimentazione». E lei «Sì, ma mangi? Perché se non mangi poi crolli». E che per gli italiani il corpo parla e se non mangi o se mangi troppo c'è sempre un motivo emotivo dietro. Non esiste ho fame o non ho fame. Esiste sono felice, sono triste, sono in ansia, sto scappando da qualcosa. E la cosa buffa è che loro non lo dicono mai direttamente, mai. Non ti chiederanno mai «come stai emotivamente?» No, ti chiederanno «hai fame?» o «perché non mangi?» E se dici non ho fame, ti guardano come se avessi appena detto sono depresso. Perché per loro mangiare è vivere e se non mangi è come se stessi rinunciando alla vita. E poi ci sono le battute, le prese in giro, quelle che sembrano cattive, ma non lo sono. Tipo? Tipo quando mio zio mi vede con la barba lunga e dice «Ma che? Hai perso il lavoro o sei diventato un filosofo?» E tutti ridono. E io rido, perché non è un insulto, è un modo per dirti «ti vedo, sei cambiato» e va bene. È vero, le prese in giro in famiglia sono un linguaggio segreto. Se ti prendono in giro, significa che fai parte del gruppo. Se non ti dicono niente, allora sei fuori. Esatto. Mio cugino, quando ha messo gli occhiali da vista per la prima volta, si è beccato un «finalmente vedi chiaro in amore?» e ha riso, perché sapeva che era affetto. Mentre mio padre, quando ha iniziato a perdere i capelli, ogni domenica sentiva «Ma che? Ti prepari per l'estate? Hai scoperto che è più comodo? Finalmente puoi lavarti la testa in 10 secondi?» E lui? Lui rideva, perché se ridevi era come dire «Sì, sto invecchiando, ma sono ancora qui e voi mi vedete». È incredibile come certe famiglie sembrino in guerra e invece sono unite come nessun'altra. Litigano, urlano, si interrompono, si prendono in giro e poi alla fine si passano il pane, si versano il vino, si abbracciano prima di andare via. E sai chi è davvero il capobanda? Non è sempre il più forte, non è sempre il padre. No, a casa mia il capobanda è mia madre. Non alza mai la voce, non dice mai «fate silenzio», ma quando si alza da tavola tutti sanno che è finita e nessuno osa fermarla. Da noi è mia nonna, anche se ormai sta seduta in poltrona, non cucina più, parla piano, ma quando apre bocca tutti si zittiscono, perché sa cose che nessun altro sa, perché ha vissuto tutto. E quando qualcuno esagera, quando la discussione si fa troppo accesa, quando mio padre e mio zio iniziano a litigare di politica, ma che Berlusconi torna premier a 80 anni? E allora Draghi che ha fatto? Ci ha rovinato. È mia nonna che dice «basta, passami il pane». E in un secondo tutto finisce. È magia. No, è famiglia. E in quel momento capisci che non importa chi ha ragione, importa che siete insieme, che vi sentite, che vi sopportate, che vi amate, anche quando vi fate le scarpe. Perché in fondo queste cene non sono mai solo di cibo, sono di potere, di affetto, di gerarchie nascoste,
di chi decide, chi obbedisce, chi sfida, chi perdona. E tu, anche se sei l'ultimo arrivato, anche se hai solo 20 anni, anche se fai un lavoro che nessuno capisce, in quel momento sei lì, al tuo posto, a tavola. E nessuno può togliertelo. Sai una cosa che non si capisce mai, se non ci sei mai stato davvero a un tavolo italiano? Che non esiste un torno di parola. Non c'è adesso parla lui, poi tocca a te. No, è un'onda, una tempesta di voci che parte da destra, finisce a sinistra, torna indietro, si incrocia, si sovrappone, esplode. E tu, se non alzi la voce, non ti sentono. E non è mica rabbia, anzi, più parlano forte, più sono contenti, più urlano, più sono vivi. A volte quando sento mio padre che discute con mio zio, ma che dici? È falso! No, sei tu che non capisci niente. Penso, stanno litigando. E invece no, stanno ridendo, stanno mangiando, stanno bene. È come se il volume fosse la misura del calore. Se parli piano, sembra che non ti importi. Se invece gridi, agiti le mani, sbatti il cucchiaio sul tavolo, allora sì, sei dentro. Fai parte del gioco. E il silenzio? Il silenzio è terribile. 1 minuto di silenzio a tavola e qualcuno deve riempirlo. Mio padre, per esempio, appena senti un attimo di calma parte «Ah, comunque, ieri ho visto il meccanico» e racconta di quando la macchina ha fatto un rumore strano e nessuno gli aveva chiesto niente. Ma lui lo fa perché non sopporta il vuoto. Esatto. Da noi, se c'è silenzio, qualcuno dice «Che c'è? Avete perso la lingua?» Oppure «Ma che, siamo a un funerale?» E subito parte un'altra storia, una battuta, un ricordo, una litigata, qualsiasi cosa, pur di non stare zitti. E poi ci sono i gesti, che anche se non li vedi, devi immaginarli. Perché senza i gesti, l'italiano non è completo. Immagina mio padre quando parla del Napoli. Le mani volano in aria come se stesse guidando un'orchestra. Un dito puntato, quel maledetto arbitro. Poi le mani a coppa come se tenesse un pallone. E il gol gliel'hanno annullato così. E poi il gesto della testa. Scuote, alza gli occhi al cielo, fa «Ma che palle!» E non serve neanche parlare. A volte basta un gesto per dire un'intera frase. Tipo palme delle mani alzate, dita aperte. Che vuoi? Oppure le dita strette che si muovono avanti e indietro. Stai esagerando. O la mano che taglia l'aria sul collo. È finita. E se non li fai, sembra che tu non stia parlando davvero. Mio cugino, quando è tornato da Londra, parlava con le mani in tasca. Serio, calmo. E mia nonna gli ha detto, ma che, ti hanno ammazzato l'anima laggiù. Ma è vero. Quando torni in Italia dopo un po' che vivi all'estero, ti accorgi che parli troppo piano, troppo ordinato, e la famiglia ti guarda come se fossi un robot. Perché qui parlare non è solo trasmettere informazioni, è esprimere, è sentire, è mostrare che sei vivo. E se non gridi, non gesticoli, non ti agiti, sembra che tu non ci sia. E poi sai cosa succede quando litigano? Perché a un certo punto succede sempre. Qualcuno dice qualcosa di politico, qualcun altro risponde male e in 2 minuti è guerra. Ma come fai a votare quei fascisti? E tu? Con quei comunisti che vogliono tassare tutto? Ma che, sei scemo? No, sei tu che non hai studiato. Urlano, si alzano in piedi, si puntano il dito e tu pensi «sto per chiamare la polizia». E invece, 2 minuti dopo, uno dice «passami il pane» e l'altro glielo passa, senza guardarlo, senza sorridere, ma glielo passa. E poi, dopo un po', qualcuno ride. E a quel punto tutto ricomincia come se non fosse successo niente. È incredibile. Litigano come se dovesse finire in rissa e poi si abbracciano prima di andare via. Perché per noi litigare non vuol dire odiarsi, vuol dire ti vedo, ti sento, mi importa quello che pensi. E se non litighi mai con qualcuno, forse non ti importa abbastanza? Ed è per questo che ci sono i proverbi, le frasi fatte, le sentenze che escono fuori come fulmini a ciel sereno. Tipo, dopo la tempesta viene la calma. La dice mia nonna, sempre, dopo un litigio. E tutti sanno che è il segnale, ok, basta, ora si va avanti. O in famiglia non si molla mai. La dice mia madre.
quando qualcuno annuncia che non verrà alla cena di Natale. Non importa dove sei, l'importante è che tu sappia che qui ti aspettano. E poi c'è quella che dice mio padre quando qualcuno si ferma, si arrende. Chi si ferma è perduto. E non la dice arrabbiato, la dice piano, ma tutti capiscono che è una lezione. Perché in Italia le storie e i proverbi sono come i nonni, sempre presenti. Non li vedi, ma ci sono. E quando qualcuno li dice, sembra che tutta la famiglia si fermi un attimo, perché sai che quella frase non è solo di oggi, è di generazioni. Mio nonno, per esempio, ogni volta che qualcuno si lamenta del lavoro, dice «Il pane non è mai caduto dal cielo». E lo dice con un tono che non ammette repliche, perché lui ha camminato 40 chilometri al giorno per portare a casa la cena. E se tu ti lamenti perché devi stare in ufficio fino alle 6, per lui non esiste. E mia nonna, quando qualcuno è triste, racconta sempre la stessa storia. Durante la guerra, io e mia sorella abbiamo camminato per giorni con solo un pezzo di pane secco. E quando l'abbiamo diviso in 3, perché c'era anche un bambino che non conoscevamo, allora ho capito che la fame non è solo nello stomaco, è nel cuore. E tu? Ci credi? Non lo so, forse la storia non è proprio così, forse è un po' romanzata, ma non importa, perché quando la racconta tutti si zittiscono e qualcuno si asciuga una lacrima e tu capisci che non è la verità storica che conta, è la verità del sentimento. Ed è per questo che gli anziani sono i re della cena, perché loro non dicono solo cose, raccontano vite. E quando parlano sembra che il tempo si fermi. Anche mio cugino, che non alza mai gli occhi dal telefono, quando inizia mio nonno a parlare del terremoto dell'80, mette via il cellulare, perché sa che quelle parole non le sente da nessun'altra parte. E a un certo punto, durante la cena, qualcuno dice «Racconta di quando hai conosciuto nonna». E allora, tutto intorno, il rumore cala, le forchette si fermano, il vino resta nel bicchiere e lui inizia «Era il 1963. Io avevo 23 anni, lavoravo al porto e un giorno la vidi con un vestito rosso». E in quel momento non sei più a tavola. Sei in un altro tempo, in un'altra Napoli, in un'altra Milano, in un'altra Italia. E capisci che la cena non è solo cibo, è memoria, è identità, è il modo in cui diciamo «Noi siamo qui e siamo stati qui e continueremo a esserci». Perché sì, litighiamo, sì, crediamo, sì, ci prendiamo in giro, ma quando qualcuno inizia a raccontare, tutti ascoltano. Perché alla fine siamo tutti affamati di storie, più che di pasta. Sai quando, dopo il dolce, dopo il caffè, dopo il limoncello che tua madre ti ha versato perché fa bene alla digestione, piano piano il rumore si abbassa, i bambini sono stanchi, si accoccolano sul divano, qualcuno accende la TV, ma senza audio, e all'improvviso il tavolo non è più solo un posto dove si mangia, diventa un posto dove si parla, davvero. È come se la cena avesse 2 anime. La prima, il caos, i litigi, le risate, le battute, il vino che scorre, i piatti che girano. La seconda, il silenzio, quello che arriva dopo, quando tutti sono sazi, rilassati e, finalmente, si aprono. E spesso è proprio in quel momento che succede qualcosa di importante, qualcosa che non avverrebbe mai in mezzo al frastuono. Come quella volta che tua cugina ha detto che lasciava il marito. Sì, eravamo tutti in terrazzo, con le luci basse, le zanzare che ronzavano e il vento che muoveva le piante. Mio zio raccontava di quando aveva rubato la macchina a 16 anni e tutti ridevano. Quando mia cugina Anna, piano, ha detto «Ho deciso di lasciare Marco». E il silenzio, immediato. Nessuno ha gridato, nessuno ha chiesto «Perché?». Nessuno ha detto «Sei pazza». Tutti si sono fermati. Hanno posato le tazzine del caffè, hanno guardato verso di lei e poi mia madre si è alzata, le ha versato un altro limoncello
e ha detto soltanto «Ne vuoi un altro?» E lei ha annuito, senza parlare. E dopo un minuto mio padre ha detto «Se serve una casa, sai dove trovarci». E basta. Nessuna domanda, nessun giudizio, solo siamo qui. È bellissimo. Perché in quel momento non aveva bisogno di spiegare, aveva bisogno di sentirsi accolta e l'hanno fatto, senza drammi, senza scenate, solo con un gesto. E sai cosa mi ha colpito? Che nessuno ha detto «povera te» o «quello è un bastardo», perché in famiglia certe cose non si dicono, si capiscono e si agisce. È vero. Da noi una sera mio padre ha detto «Mi hanno offerto un lavoro a Zurigo» e ha bevuto un sorso di grappa, come se avesse appena annunciato che aveva finito il pane. E tu? Che hai pensato? Ho sentito un buco nello stomaco, perché sapevo che non sarebbe stato facile, che avrebbe significato vederlo meno, che sarebbe stato solo, lontano. Ma ho guardato mia madre e lei non ha detto niente, ha solo annuito. Poi si è alzata, è andata in cucina e ha portato una bottiglia di spumante vecchio che teneva per un'occasione speciale. Non per festeggiare, ma per onorare il momento. Esatto, per dire so che è difficile, so che è un cambiamento, ma siamo con te. Ecco, questo è il bello delle cene italiane, che le cose più serie non vengono mai dette in modo diretto. Non c'è mai «sono triste», «ho paura», «mi sento solo». No, si dice «non ho fame stasera» o «lascio un po' di sugo nel piatto» o «vado a letto presto». E chi ti conosce capisce, perché sa che non ho fame non vuol dire stomaco pieno, vuol dire cuore pesante. Mia nonna, quando era triste, faceva sempre la stessa cosa. Smetteva di cantare in cucina. Per anni, ogni volta che accendeva i fornelli, canticchiava «O sole mio». Poi, dopo la morte di mio nonno, ha smesso, senza dire niente. E nessuno gliel'ha chiesto, ma tutti sapevano. E a volte la tristezza arriva con un dettaglio piccolissimo. Mia madre, per esempio, ha smesso di fare la torta della domenica. Per 40 anni, ogni settimana, tirava fuori la teglia, la farina, le uova, e ora, da un anno, niente. E io non le ho mai chiesto il perché. Ma so che è perché papà la adorava. E ora forse è troppo doloroso. Eppure nessuno parla di questo. Nessuno dice «Mamma, sei triste per papà?» Perché in Italia spesso le emozioni non si confessano, si mostrano, si nascondono nei gesti, negli sguardi, nei silenzi. E quando qualcuno prova a parlare in modo diretto, a volte non sanno come reagire. Esatto. Una volta a cena ho detto «Sto attraversando un momento difficile, mi sento un po' perso». E per un attimo sembrava che avessi rotto qualcosa. Mio padre ha tossito, mia madre ha guardato il soffitto, mia sorella ha chiesto «Ma hai mangiato bene oggi?» Certo, la risposta italiana per sto male è mangia qualcosa. E poi, dopo un minuto, mio nonno ha detto «Quando avevo la tua età, ho perso il lavoro, la fidanzata e la casa. E ora bevo il mio caffè e guardo il mare». E mi ha passato il braccio intorno alle spalle, senza abbracciarmi forte, solo così. In quel momento hai capito che ti aveva sentito? Sì, perché non mi ha dato consigli, non mi ha detto coraggio o andrà tutto bene, mi ha solo ricordato che anche lui era passato attraverso il buio e che ne era uscito. E sai cosa ho imparato? Che in Italia l'amore non si dice, si fa. Si versa un altro bicchiere di vino, si lascia il posto vicino al forno a chi ha freddo, si nasconde un pezzo di dolce per chi arriva tardi, si pulisce il piatto del figlio senza farglielo notare. E quando qualcuno soffre, non gli dici piangi pure, gli dici mangia, che ti fa bene. E lo dici con lo sguardo basso, perché anche tu hai paura di piangere. È una cultura del silenzio pieno, del dolore condiviso, senza parole,
del sostegno che non ha bisogno di essere espresso. E forse è per questo che certe emozioni esplodono solo dopo anni, come quando mio nonno, dopo la morte della sua cagnolina, una bestia che aveva da 15 anni, si è seduto in cucina, ha preso la ciotola vuota, l'ha guardata a lungo e ha detto: era l'unica che mi ascoltava davvero. E ha pianto, per la prima volta da quando lo conoscevo. E tu? Io ho pianto con lui e in quel momento ho capito che non aveva pianto per il cane, aveva pianto per la solitudine, per il tempo che passa, per le persone che se ne vanno e per tutte le cose che non aveva mai detto. E forse quella è stata la conversazione più vera che abbia mai sentito a tavola, senza parole, senza litigi, senza battute, solo 2 piatti vuoti, un cane morto e un vecchio che finalmente ha detto «ho bisogno». E nessuno ha risposto, perché non c'era niente da dire, solo da stare. E in fondo, forse, è questo il vero senso della cena. Non mangiare, non parlare, non litigare. È essere presenti, anche in silenzio. E sapere che, anche quando non dici niente, qualcuno ti vede. E ti versa un altro caffè, perché sa che non hai finito. E non hai neanche iniziato. Sai una cosa, la cena non finisce quando si sparecchia. Anzi, a Napoli dicono la vera serata comincia dopo il caffè, perché quando il piatto è vuoto, il vino è finito e il dolce è stato divorato fino all'ultima briciola, allora sì, si inizia davvero. È come se il corpo fosse sazio, ma l'anima avesse appena aperto gli occhi. Tutto rallenta, le voci si abbassano, i bambini corrono ancora ma piano, come se anche loro sentissero che c'è qualcosa di diverso nell'aria. E tu, invece di alzarti e andare via, ti sistemi meglio sulla sedia. Allunghi le gambe, accendi una sigaretta e pensi: non ho fretta. E intanto il caffè arriva, sempre, anche se hai detto no grazie. Mia madre lo porta comunque. Un espresso, solo per pulire lo stomaco. E dopo il caffè, il limoncello. In sud è sacro. Lo fa mia zia con i limoni del terrazzo e lo tiene in freezer da giugno. Serve per la digestione, dice. Ma tutti sappiamo che serve per stare ancora un po' insieme. Al nord, invece, spesso è la grappa o un amaro toscano, scuro come la notte. Mia nonna ne beve un bicchierino piccolo, dopo cena, da sempre. È per lo stomaco, dice, ma io credo che sia per il ricordo, perché lo beveva anche suo marito. E ora, ogni sera, è come se lo invitasse a sedersi con lei. E chi lava i piatti? Ah, questa è una battaglia antica. A casa mia è chiaro. Le donne in cucina, gli uomini in salotto. Mia madre, mia sorella, mia zia, tutte a lavare, strofinare e asciugare, mentre i maschi si godono il giornale, il telegiornale o una partita a carte. Da noi era così fino a 10 anni fa. Poi, lentamente, qualcosa è cambiato. Mio fratello ha iniziato a lavare i piatti, senza che nessuno glielo chiedesse. Mia madre lo guardava con sospetto. Che vuoi? Hai fatto qualcosa di male? Esatto, come se fosse un tradimento. E invece no. Lui ha detto, voglio aiutare. E poi, tra 20 anni, se non so lavare un piatto, chi lo farà per me? E piano piano anche mio padre ha iniziato a sparecchiare. Non tutto, ma almeno i bicchieri. E quando lo fa, mia madre lo prende in giro. Ma guarda, il Signore si è degnato. Ma si vede che è fiera. È un cambiamento lento ma vero. A casa mia, ormai, se mio cugino si alza e va in cucina a lavare un piatto, gli altri lo guardano come se avesse fatto un miracolo. Ma che, ti sei convertito? Hai litigato con tua moglie? Ma alla fine nessuno lo ferma. Anzi, qualcuno gli passa allo strofinaccio. E mentre questo succede, fuori la serata si trasforma. A Milano spesso ci sediamo sul balcone, con una coperta sulle gambe d'inverno, con il ventilatore acceso d'estate, e lì, senza nessun programma, senza nessuna fretta, si parla di niente, di tutto. A Napoli, invece, si sta in strada, sul marciapiede con 2 sedie, un tavolino basso e un bicchiere di vino. I vicini escono dai portoni, si uniscono. Qualcuno accende una sigaretta, qualcun altro porta fuori il cane, e tu, dopo aver mangiato per 3 ore, ti ritrovi lì a parlare di calcio, di politica, di chi si è sposato, di chi è morto, di chi ha aperto un bar nuovo. È il dolce far niente. Quel momento in cui non fai nulla, ma ti senti pieno. Esatto. Non c'è niente da raggiungere, nessun obiettivo, solo stare,
respirare, essere. E spesso è proprio in quei momenti che succedono le cose più belle. Come quando mio zio, dopo mezz'ora di silenzio, tira fuori un mazzo di carte e dice: «Chi gioca a briscola?» E in 2 secondi si forma un tavolo. Mio padre, mio cugino, lo zio. E io che non so giocare, resto lì a guardare, a ridere, a imparare. E a Napoli è scopone scientifico, un gioco serio, con regole complicate, sguardi di fuoco e scommesse di pacchi di sigarette o di un caffè al bar. Mio nonno è un maestro, gioca piano, con calma, e poi all'improvviso butta una carta e dice «Chiusura!» e tutti esplodono «No, ma come?» E intanto i bambini corrono intorno al tavolo, giocano a nascondino tra le macchine, urlano, ridono, cadono, si rialzano e gli adulti non dicono niente, perché sanno che anche loro un giorno saranno vecchi e quei rumori, quei giochi saranno solo ricordi. E la TV. Spesso è accesa, ma non per guardare. A casa mia mettono Striscia la notizia, non perché piaccia, ma perché c'è sempre stata. È come il rumore di fondo della famiglia. Mio nonno la odia, ma non la spegne. Tanto, dice, tanto parlano di cose inutili. Eppure, ogni tanto alza il volume e dice «Aspetta, parlano del Napoli?» Da noi è il telegiornale. Mio padre lo guarda religiosamente, anche se dice che i giornalisti mentono tutti. Ma devo sapere cosa dicono, così so cosa non è vero. E mentre parlano di politica, di crisi, di guerre, noi siamo lì, con il caffè freddo in mano, a pensare a quanto è piccolo il mondo, quando sei a casa. E sai cosa succede alle 11? Niente. Nessuno dice vado, perché non si va. Non ancora. Anche se domani c'è lavoro, anche se sei stanco, anche se hai sonno. Perché andarsene troppo presto è come dire non mi importa. E qui invece importa. Una volta un amico straniero è venuto a cena da noi. Alle 10:30 ha guardato l'orologio e ha detto «Grazie, è stato bellissimo, ma devo andare». E mia madre ha fatto una faccia, come se avesse annunciato che stava per morire. «Ma come? Ancora non hai preso il caffè, il ligoncello, il dolce di domani?» Lui, povero, non capiva. Per lui era tardi. Per noi era appena iniziato. Perché qui il tempo non si misura con l'orologio, si misura con il calore. Quando il calore finisce, allora puoi andare. E a volte quel calore dura fino a mezzanotte, con le luci basse, il vino quasi finito, le carte mescolate per l'ennesima volta, e qualcuno che dice piano «Racconta di quando hai conosciuto nonna». E allora, di nuovo, il silenzio, le orecchie tese, il cuore fermo. E in quei momenti capisci che non stai solo passando la serata, stai costruendo un ricordo. Qualcosa che un giorno racconterai ai tuoi figli. Una volta, a casa di nonna, dopo cena, abbiamo parlato fino all'alba. E forse è proprio questo il segreto. Che la cena non finisce mai davvero. Perché anche quando te ne vai, porti con te il sapore del sugo, il suono delle voci, il calore del limoncello e la certezza che domani, o dopodomani, o la prossima domenica, tornerai. Perché sai che il tavolo sarà ancora lì. E che intorno ci saranno loro. Con le stesse facce, Gli stessi litigi. le stesse storie. E tu, anche se sei cambiato, Sarai sempre a casa. Sai una cosa che nessuno ti insegna a scuola? Che in Italia non basta parlare bene, devi parlare vivo. Perché a tavola l'italiano che senti non è quello dei libri, è un altro linguaggio, più caldo, più veloce, a volte senza senso, ma sempre con anima. Esatto, è un italiano che vive tra un sorso di vino e una forchettata di pasta. Un italiano fatto di gesti, di toni, di pause che parlano più delle parole. E se non lo hai mai sentito davvero, oggi te lo regaliamo.
Allora mettiti comodo, chiudi gli occhi se vuoi e immagina di essere seduto qui con noi, perché ora ti portiamo dentro la vera lingua della famiglia, quella che non trovi nei dizionari. Iniziamo con le cose che non sono parole, ma contano come se lo fossero. Per esempio, il famoso allora. Lo senti in continuazione. Allora Giovanni, passami il pane. Allora, ieri al mercato ho visto tua zia. Allora, che dici, lo mangiamo questo dolce o no? Ah, allora, è il ponte tra i pensieri, il respirare prima di parlare. A volte non vuol dire niente e a volte vuol dire tutto. È come un colpo di tosse, ma verbale. Sì. E poi c'è insomma, che è ancora meglio. Insomma, non capisco perché non ti sei sposato. Insomma, il Napoli ha perso di nuovo. Insomma, mangia qualcosa che sei pallido. Insomma, è l'arma segreta della nonna. Quando lo dice, sai che sta per arrivare un sermone. È come un avvertimento. Sto per dirti la verità e tu non mi scappi. E poi c'è dunque, usato soprattutto dagli uomini di mezza età quando stanno per raccontare una storia lunga. Dunque, nel 1987 io lavoravo alla Fiat. Dunque, una volta ho visto Berlusconi al bar. E tu sai già che non ne esci prima di un'ora. Ma il re di tutti questi filler non so. Forse. Vabbè. È l'unico suono che può esprimere resa, sarcasmo, tristezza, rassegnazione e anche un po' di affetto. Tutto in una sillaba. È l'italiano in pillole. Ora parliamo di quelle frasi che, se le senti per la prima volta, pensi «Ma questa famiglia si odia». Invece no, sono le più sincere. Per esempio, «Che schifo!» Immagina, tua nonna ti mette davanti un piatto di pasta al forno fumante e tuo zio guarda e dice «Che schifo!» E tu pensi, oh no, ha detto che è brutto. Invece inizia a mangiare e ne chiede un secondo, perché che schifo non vuol dire non mi piace, vuol dire è così buono che non posso crederci. È ironia, affetto travestito da critica. Un altro esempio. «Ma che sei scemo?» Ma che sei scemo? Mangia! «Ma che sei scemo? Non ti piace il vino di zia Carmela?» È come un abbraccio verbale. Se non te lo dicono, non sei uno di famiglia. E poi c'è stai esagerando, detta con le dita che si muovono avanti e indietro, come se stessi spingendo via qualcosa. Stai esagerando con il sale. Stai esagerando con il lavoro. Stai esagerando con il telefono. Ecco, questa è una delle frasi più italiane di tutte, perché in fondo in Italia tutto è un'esagerazione. Il cibo, l'amore, il dolore, la gioia. E se non esageri, non sei rivo. Ora una piccola lezione. Un idioma che non trovi nei libri ma che senti ogni domenica. Avere le mani in pasta. Letteralmente avere le mani nell'impasto, ma in realtà vuol dire essere coinvolto in tutto. Mia zia ha le mani in pasta in ogni decisione della famiglia. Il sindaco? Quello ha le mani in pasta dappertutto. Ed è bellissimo perché deriva proprio dalla cucina. Quando tua nonna impasta la sfoglia e tutti vogliono aiutare, ma in realtà vogliono solo controllare. Lascia fare a me. No, così non va bene. Ma che? Non vedi che la sfoglia è troppo spessa? Ecco, quello è avere le mani in pasta. Ma c'è anche un'altra espressione, più rara ma potentissima. Essere in famiglia come i fichi secchi. Ah sì? Vuol dire un'atmosfera tesa, secca, senza dolcezza. I fichi secchi sono duri, appiccicosi, difficili da masticare. Proprio come certe cene in famiglia dopo un litigio. Dopo che zio Marco ha detto quelle cose sul politico, eravamo tutti come i fichi secchi. E nessuno parla, tutti mangiano piano, nessuno ride e il vino non scorre più. Ma poi, dopo un po', qualcuno dice «passami il pane» e tutto ricomincia. E ora il vero segreto. A tavola l'italiano spesso sparisce. E al suo posto?
viene fuori il dialetto. Anche in famiglie che parlano italiano tutto il giorno, quando si alza la voce, quando si litiga, quando si scherza, esce il dialetto. Perfetto. A Napoli, per esempio, quando mia nonna grida «Vieni a magnà», non dice «vieni a mangiare», dice «magnà», che è napoletano. E sai perché? Perché magnà è più forte, più caldo, più vero. È la parola che ha usato per 60 anni. Anche al nord. A Milano mia nonna, quando è arrabbiata, dice «Te sei un bagai», che vuol dire «sei un maleducato», e lo dice in dialetto milanese, perché in quel momento non è solo una frase, è una tradizione che parla attraverso di lei. E poi ci sono le piccole differenze regionali, che sembrano niente, ma sono tutto. Per esempio, il tovagliolo. A Milano è il tovagliolo. A Napoli è un napchino, dal francese napkin, passato attraverso l'inglese e storpiato dal napoletano. E pizza? A Napoli la pizza è sacra, è rotonda, alta, con il cornicione morbido. A Genova la pizza è una focaccia bassa, salata, con l'olio e le cipolle. E se dici pizza a Genova e ti aspetti una margherita, rimani deluso. Ma è bello così, perché ogni parola, ogni piatto, ogni accento racconta una storia diversa. E ora, la cosa più importante, il tono della voce, perché in Italia non è quello che dici, è come lo dici. Prendi la frase «stai bene?» Se la dici con voce dolce, è affetto. «Stai bene, amore?» Ma se la dici con la voce alta, il sopracciglio alzato e un po' di sospetto, diventa un'accusa. «Stai bene? Ma guarda che sei pallido, non mi sembra che stai bene per niente». Esatto. È come se la domanda fosse solo la copertina. Il vero messaggio è nel tono. E lo stesso vale per mangia. Se lo dici piano con un sorriso è carezza. Mangia, che ti fa bene. Se lo dici con lo sguardo fisso, la forchetta puntata, è un ordine. Mangia. E tu mangi, perché sai che non è solo cibo, è amore, è paura, è controllo, è tutto insieme. E poi c'è il silenzio dopo una frase. Per esempio, hai visto chi c'era al mercato oggi? Tua zia. E in quei 2 secondi succede un film. Perfetto. Quindi, se un giorno ti trovi a cena in una casa italiana, non preoccuparti se non capisci ogni parola. Ascolta il ritmo, il volume, le pause, le risate, le grida. Guarda le mani che volano. Immagina i gesti che non puoi vedere. E se qualcuno ti dice «Ma che, sei scemo?» mentre ti riempio il piatto, sorridi, perché in quel momento sei a casa. Perché il vero italiano non si impara a scuola. Si impara a tavola. E noi ce lo insegniamo da generazioni. Sai una cosa che mi è venuta in mente poco fa? Che a ogni cena ci sono sempre 3 generazioni sedute intorno allo stesso tavolo, ma ognuna con un mondo diverso dentro. E non parlo solo dell'età. Parlo del modo di vedere la famiglia, il cibo, il tempo, l'amore. Sì, è vero. E se chiudi gli occhi, puoi vederle chiaramente. La nonna, la madre e noi. Quelli che oggi siamo adulti, ma che ieri eravamo bambini che rubavano il formaggio dal piatto mentre nessuno guardava. 3 donne, 3 epoche, 3 modi di stare a tavola. Cominciamo dalla nonna. Perché la nonna non è solo una persona, è una forza della natura. È colei che arriva prima di tutti in cucina, che toglie il copritavolo alle 5 del pomeriggio, che mette a bollire l'acqua anche se mancano ancora 2 ore alla cena. E quando entra in cucina, entra con autorità. Non urla, non minaccia, ma tutti sanno che da quel momento in poi lei comanda. Nonna, posso assaggiare il sugo? No. Perché? Perché non è ancora pronto e se lo assaggi, poi cambia sapore. E tu non discuti, perché sai che per lei il cibo non è solo da mangiare, è sacro, è memoria, è ordine. E poi c'è la regola d'oro. A tavola si sta zitti quando parla il nonno.
anche se il nonno dice cose senza senso, anche se parla di politica e sbaglia i nomi dei ministri, anche se ripete per la 10ª volta la stessa storia del 1968. Quando parla lui, tutti tacciono. E se qualcuno interrompe, la nonna lo fulmina con lo sguardo. Non serve una parola. Ma sai qual è la cosa più bella di tutte? Che per quanto sia severa, per quanto controlli ogni dettaglio, il sale, il pepe, la cottura della pasta, la nonna è anche la più tenera. Perché, mentre tutti mangiano, lei osserva e, se vede che qualcuno mangia piano, che ha gli occhi bassi, che non ride, allora di nascosto nasconde un pezzo di dolce nel tovagliolo e dopo cena, quando tutti sono fuori, ti chiama. Vieni qui e ti porge il dolce avvolto nella stoffa. Per te, quando hai fame davvero. Ed è in quel momento che capisci. La nonna non comanda solo la cucina, comanda il cuore della famiglia. Lei è il ricordo, la tradizione, la continuità. Senza di lei il tavolo non è lo stesso. E poi c'è la madre, la generazione di mezzo, quella che sta tra due mondi. Da un lato ha imparato da sua madre il rispetto per il cibo, l'attenzione ai dettagli, il dovere di tenere unita la famiglia. Dall'altro vive nel presente, ha un lavoro, un cellulare, una vita fuori casa. E allora cosa fa? Adatta. Esatto. Mia madre fa ancora il risotto della nonna, con lo stesso soffritto, lo stesso brodo, lo stesso tempo di cottura, ma lo fa con il food processor. E quando la nonna la vede, alza gli occhi al cielo. Ma che, non sa impugnare un coltello? E mia madre sorride. Mamma, tra 20 minuti ho una riunione su Zoom. Eppure non tradisce niente. Il sapore è lo stesso, l'amore è lo stesso, solo il tempo cambia. E non è solo in cucina, è in tutto. Mia madre mi dice ancora «Quando ti sposi?» Ma poi il giorno dopo mi manda un link a un appartamento in affitto. Guarda, è carino, no? E ha la cucina grande. Sì, è questo il bello. La madre non vive nel passato, ma non lo rinnega. Ti dice devi rispettare la famiglia, ma poi ti aiuta a dire no grazie quando tuo zio ti offre un lavoro che non vuoi. Ti insegna a fare la pasta fresca, ma non si arrabbia se la congeli in porzioni. Perché capisce. Sa che il mondo è cambiato, sa che non tutti possono passare 6 ore in cucina ogni domenica, ma ti trasmette comunque il valore. Non è il tempo che conta, è l'intenzione. Se fai il sugo della nonna, anche se lo fai il sabato sera tardi, anche se lo congeli, anche se lo riscaldi al microonde, sei ancora con loro. E poi ci siamo noi. La generazione che è cresciuta con il telefono in mano, che ha viaggiato, che ha visto altri modi di vivere. Noi che diciamo voglio mantenere le tradizioni, ma poi aggiungiamo però a modo mio. Per esempio, io faccio il ragù napoletano ogni domenica. 4 ore di cottura. Carne, pomodoro, cipolla, un pizzico di zucchero. Ma lo faccio nel mio monolocale a Roma. Lo congelo in barattoli e a volte lo mangio da solo, davanti alla TV. E mia madre mi dice, ma perché non lo fai quando vieni a casa? E io rispondo, perché voglio che il profumo sia qui. Che il sapore sia con me, anche quando non ci siete voi. E io invito gli amici a cena, ma non perché si deve fare, perché mi piace, perché voglio che assaggino il risotto di mia nonna, perché voglio raccontare la storia del prosciutto di Parma che ha comprato al mercato nero nel 1973, perché voglio che sentano il rumore delle posate, il calore del vino, il caos delle voci sovrapposte. Perché per noi la tradizione non è un obbligo, è una scelta. E forse è proprio per questo che sopravvive. Perché se fosse solo dovere sarebbe già morta. Ma se è amore, allora cambia forma, ma non cuore. Sai, una volta, dopo che mia nonna è morta, abbiamo fatto una cena a casa sua. Tutti i figli, i nipoti, i cognati. Eravamo in 14 e mia madre ha preparato la lasagna della nonna. Stessa ricetta, stessa teglia, stesso forno. E quando l'ha portata in tavola, nessuno ha parlato. Abbiamo preso la forchetta, l'abbiamo infilata nel piatto e in quel momento abbiamo pianto tutti.
con la forchetta in mano, senza urlare, senza abbracciarci, solo lacrime e bocconi di lasagna. Sì. Io, quando faccio il sugo di mia nonna, a un certo punto chiudo gli occhi e sento la sua voce. Più lento, Giovanni, il sugo ha fretta di niente. E allora abbasso il fuoco, giro con il cucchiaio di legno e per un'ora non penso a niente, solo al pomodoro che cuoce e a lei che non c'è più, ma che è lì, nel profumo, nel sapore, nel silenzio tra un giro e l'altro. Ecco, questa è la magia. La nonna ci ha insegnato a cucinare, la madre ci ha insegnato a adattare e noi? Noi stiamo imparando a ricordare, non con le foto, non con i discorsi, ma con il palato, con le mani, con il gesto di versare il vino a qualcuno senza chiedere, con l'abitudine di lasciare un posto libero anche se nessuno verrà, perché sai che un giorno forse qualcuno lo occuperà e allora quel posto Non sarà vuoto, sarà pieno di storia, di attesa, di amore. 3 generazioni, 3 modi di amare, ma un solo tavolo. È un solo cuore. Sai una cosa? Se mangi la stessa pasta in 10 città diverse, non assaggi 10 versioni dello stesso piatto, assaggi 10 storie. Perché in Italia ogni regione non solo parla un po' diverso, ma anche sente il cibo in modo diverso. Non è solo questione di ingredienti, è questione di anima. Ed è bellissimo, perché puoi partire da nord, scendere giù fino al sud, attraversare le isole e ogni volta il tavolo cambia. Non solo quello che c'è dentro il piatto, ma il modo in cui lo guardano, lo odorano, lo dividono, lo difendono. Cominciamo dal nord. A Torino, in Piemonte, la cena non è mai rumorosa. È precisa, raffinata, quasi solenne. E uno dei piatti più sacri? La bagna cauda. Immagina, una pentola piccola al centro del tavolo. Olio, aglio, acciughe, che si sciolgono piano piano a bagnomaria. E intorno verdure crude, carote, toteinambur, peperoni, che ognuno infila con la forchetta, intinge e mangia in silenzio. Ma non è solo cibo, è un rituale, perché la bagna cauda si mangia d'inverno, spesso in famiglia, con le finestre chiuse, il riscaldamento acceso e un buon barrolo che scorre senza fine. È pesante, forte, quasi eccessiva, ma è proprio questo che piace. È come un abbraccio caldo dopo una giornata fredda. E poi c'è Venezia. Lì il mare entra in cucina. E uno dei piatti più belli? Le sarde in saor. Sarde fritte, alternate con cipolle appassite, uvetta, pinoli, aceto, dolce, acido, salato, tutto insieme. È un piatto che racconta la storia, nasce dai marinai, che dovevano conservare il pesce a lungo in mare. L'aceto lo proteggeva, l'uvetta dava energia. Oggi è un classico delle feste e sai cosa fanno? Lo servono freddo, il giorno dopo, perché il saor deve maturare, dicono, come i ricordi. Passiamo al centro. A Roma il tempo sembra rallentare quando mettono davanti un piatto di cacio e pepe. Niente pomodoro, niente burro, solo formaggio, pepe, acqua di cottura della pasta e un mestolo che gira finché non diventa una crema dorata. E se lo fai male? È un disastro. Troppo asciutto, troppo grumo, troppo pepe. Ma se lo fai bene, è come se il palato si ricordasse qualcosa che aveva dimenticato da anni. E poi ci sono i carciofi alla giudia, fritti, croccanti, con le foglie che si aprono come un fiore. Li mangi con le mani, sporco, felice, e nessuno ti giudica. In Firenze, invece, quando arriva la bistecca alla fiorentina, il tavolo si ferma. È gigantesca, alta almeno 3 dita, cotta alla brace, sangue che cola, sale grosso e si mangia rara. Se la chiedi ben cotta, ti guardano come se avessi bestemmiato in chiesa. E prima?
Una zuppa povera ma potente, la ribollita. Pane vecchio, cavolo nero, fagioli. Cotta, riscaldata, ribollita, da qui il nome. È pesante, densa, quasi una pietanza da lavoro, ma in inverno, con un filo d'olio nuovo, è conforto puro. E ora scendiamo al sud. A Napoli il cibo non è solo nutrimento, è teatro, è passione, è orgoglio. La parmigiana di melanzane, per esempio, non è solo un piatto, è un'arma di seduzione. Melanzane fritte, pomodoro fresco, mozzarella di bufala, basilico, strati su strati, e quando la tagli la mozzarella si allunga e qualcuno sempre dice «Guarda, è perfetta!». E poi c'è il sartù di riso, un timballo ricco come un re. Riso, ragù, piselli, fiori di zucca, carne, salsiccia, tutto avvolto in una crosta dorata. Si fa per le feste, per dire oggi è speciale. A Puglia, invece, la regina è la pasta, ma non qualsiasi pasta, le orecchiette con le cime di rapa, piccole, ruvide, fatte a mano, con quelle verdure amare che in realtà, dopo un po', diventano dolci. E sai cosa dice la gente? Chi non ama le cime di rapa non capisce la vita. Perché anche le cose amare, se le mangi con amore, diventano belle. E in Sicilia? Oh, in Sicilia il cibo parla 3 lingue: araba, greca, italiana. Prendi la caponata: melanzane, sedano, pomodoro, olive, capperi, aceto. Un caos di sapori che in qualche modo funziona. È dolce, acido, salato, croccante, come l'isola stessa. E poi gli arancini, sfera di riso fritta con ragù, mozzarella, piselli o a volte burro e prosciutto. E il nome dipende dalla città. A Palermo sono arancini, al maschile. A Catania, arancine, al femminile. E se dici la parola sbagliata, rischi una lite. E dopo cena, dolce. Il cannolo, croccante fuori, morbido dentro, con la ricotta zuccherata che esplode in bocca e a volte una ciliegina candita sopra. Se non lo mangi con le mani, non lo hai mai mangiato davvero? E in Sardegna? Qui il cibo è selvaggio, antico. Il porceddo, il maialino arrosto, cotto lentamente su legna di mirto. La pelle croccante, la carne che si scioglie. Lo mangiano nelle feste, all'aperto, con le mani, ridendo, cantando. E il pane non è pane, è pane carasau, sottile come carta, croccante. Si spezza con un gesto. Lo fanno le donne da secoli, in cucina, con gesti precisi, veloci. E lo chiamano carta da musica, perché se lo spezzi bene fa un suono leggero, come una nota. E il mirto non è solo una pianta, è un liquore, rosso o bianco. Lo bevono dopo cena, lentamente, come se fosse un segreto. E sai cosa mi colpisce? Che al nord il cibo è spesso raffinato, stagionale, misurato. A Torino, Milano, Venezia si mangia bene, con rispetto, con ordine. Al sud invece è abbondante, teatrale, caldo. Piatti alti, vino che trabocca, portate che non finiscono mai. Ma in mezzo a tutto questo c'è una cosa che non cambia mai. Non importa se sei al Bolzano o a Reggio Calabria, se sei in una casa di montagna o in un appartamento al 5° piano senza ascensore. La famiglia è sempre l'ingrediente principale. Non si cena per mangiare, si cena per stare insieme, per raccontare, per litigare, per ridere con la bocca piena, per far sentire a qualcuno tu ci sei e qui hai un posto. E forse è per questo che ogni regione difende così tanto i suoi piatti. Perché non stanno solo difendendo una ricetta. Stanno difendendo un modo di essere famiglia. La parmigiana a Napoli. La bagna cauda a Torino. La ribollita a Firenze. Il porceddu in Sardegna. Sono tutti diversi. Ma tutti ugualmente veri. Tutti ugualmente pieni d'amore. E se un giorno ti trovi a tavola in un posto che non conosci,
Non guardare solo il piatto. Ascolta chi lo ha fatto, chi lo serve, chi lo mangia. Perché in quel gesto, anche piccolo, c'è tutta l'Italia. Non una, ma 100. Eppure sempre una sola. Se un giorno ti invitano a cena in una casa italiana, non pensare solo al cibo. Pensa al rituale. Perché non si tratta solo di sederti, mangiare, andare via. È un'esperienza, quasi un esame, ma uno dove l'unica regola è fatti amare. Ecco la prima cosa. Arriva in ritardo. Ma non troppo. 5-10 minuti, mai 15. Se arrivi puntuale, sembra che non hai niente di meglio da fare. Se arrivi troppo tardi, sembra che non ti importa. 10 minuti esatti. Segnale perfetto. Sono entusiasta, ma non disperato. E quando entri, non dire solo ciao. Di che buon profumo. Non importa se non senti niente, dillo lo stesso. Oppure questo sugo è incredibile, anche se non hai ancora assaggiato. Perché per loro il cibo è orgoglio e un complimento sincero, anche piccolo, ti apre tutte le porte. E quando ti riempiono il piatto, non rifiutare, mai, anche se sei pieno, anche se hai mangiato prima, di solo un pochino. E poi mangia tutto, perché se lasci il piatto mezzo pieno, tua madre, la madre di qualcun altro, ti guarda come se avessi rifiutato la sua benedizione. E attenzione, non offrire di aiutare in cucina, a meno che non ti chiamano espressamente. Se entri in cucina con le mani in avanti e dici «Posso fare qualcosa?», rischi di offendere, perché per molte mamme e nonne la cucina è il loro regno e tu non sei lì per lavorare, sei lì per essere coccolato. Invece, quello che devi fare è restare fino alla fine. Non scappare dopo il secondo dicendo «Grazie, era tutto buonissimo, ora vado». No, devi essere lì per il caffè, per il liquore, per le carte, per il pettegolezzo sul vicino che ha comprato la Porsche. Se te ne vai prima, pensano che non ti sei divertito, o peggio, che il cibo non era abbastanza buono da farti restare. E il telefono? Lascialo in borsa. Non controllarlo, non rispondere a messaggi, non fare screenshot della ricetta mentre tua zia parla. Se lo fai, ti guardano. E dopo cena qualcuno, di solito lo zio, ti dice «Ma che, sei in prigione e devi chiamare l'avvocato?» E riguardo alle discussioni, evita politica e religione, a meno che non le inizino loro. Perché se inizi tu a parlare di governo o di Dio, rischi di scatenare un terremoto. Ma se sono loro a cominciare, allora sì, entra nel caos, grida, gesticola, difendi la tua idea, perché in quel momento non sei più l'ospite, sei uno di famiglia. E se non parli bene l'italiano? Non importa, basta che ridi, che mangi, che dici grazie con gli occhi pieni di gratitudine. E se non sai cosa dire, di «È tutto buonissimo». 3 parole magiche, funzionano sempre. E se ti chiedono «Ne vuoi ancora?» Anche se stai per esplodere, sorridi e di «Solo un pochino». Perché in Italia solo un pochino non è una quantità, è una promessa d'amore. Alla fine non devi essere perfetto, devi solo essere presente. Con la bocca piena, il bicchiere mezzo vuoto, le mani sporche di sugo e il cuore un po' più leggero di quando sei entrato. Perché se fai così, non sarai mai più un ospite. Sarai uno di loro. Ecco, la cena è finita, ma in realtà non finisce mai davvero. Perché quello che abbiamo vissuto stasera, tra un sorso di vino, una forchettata di pasta, un litigio e una risata, non è solo un pasto. È dove diventiamo famiglia, anche quando siamo lontani, anche quando non ci capiamo, anche quando ci prendiamo in giro o alziamo la voce. Perché alla fine non importa chi ha ragione, importa che siamo qui, che ci siamo fermati, che abbiamo mangiato insieme, che abbiamo parlato, anche troppo, anche forte, anche di cose inutili, ma insieme.
E se tu che ci ascolti hai pensato alla tua cena, alla tua nonna, al tuo tavolo, al tuo mangia che ti fa bene, allora sei stato con noi, non come ospite, come uno di famiglia. Quindi raccontacelo. Scrivici, dacci un nome, un piatto, un ricordo. La torta di mele di mia zia, Le sardi in saor con mio nonno a Venezia. il silenzio dopo il caffè, quando mio padre ha detto che partiva. O mandaci una foto del tuo piatto della domenica, della tovaglia a quadretti, del bicchiere di vino accanto al pane secco. Perché ogni tavola racconta una storia e noi vogliamo ascoltarle tutte. E se ti è piaciuto stare con noi stasera, aspetta il prossimo episodio, perché la conversazione non finisce qui. Nel prossimo appuntamento, una chiacchierata al bar. Caffè, cornetto, pettegolezzi, battute veloci e tutta la cultura italiana che passa tra un sorso e l'altro. Sarà informale, sarà vero, sarà, come sempre, profondamente italiano. Grazie per essere stati con noi, per aver spento il mondo fuori, per esservi seduti al nostro tavolo. Grazie per aver ascoltato non solo le parole, ma il silenzio tra una battuta e l'altra, il peso di un mangia, la dolcezza di un passami il pane. Buon appetito! Buona famiglia Entrambi? e a presto su Italian Pod.